Vento dall'est, la nebbia è là. Qualcosa di strano fra poco accadrà. Troppo difficile capire cos'è, ma penso che un ospite arrivi per me. Ciao a tutti, nel video di oggi che sarà dedicato a Walt Disney vorrei consigliarvi intanto questo splendido libro intitolato Storia della Disney. Spero soltanto che non si dimentichi mai una cosa, che tutto è cominciato con un topo. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Walt Disney. Quando Eisenstein si recò a Hollywood e gli venne domandato che cosa ammirasse di più del cinema americano, rispose senza esitare: Chaplin, Stroheim e Walt Disney. Nonostante le origini modeste e le tante difficoltà da affrontare, Walt Disney non tradirà mai la sua passione di disegnatore, che lo porterà a dar vita a fumetti che in poco tempo diventeranno icone incrollabili per generazioni e generazioni. Dal coniglio Oswald ai ben più famosi Topolino, nato nel 1928, e Paperino del 1934, i cartoni animati si diffonderanno sempre di più, grazie all'arrivo del sonoro e del colore nell'animazione, fino a quando giungerà il momento dei primi lungometraggi con Biancaneve del 1937, Pinocchio e Fantasia, entrambi del 1940. Affiancato dal fratello Roy, Walt getta al contempo le fondamenta di quello che diventerà il parco dei divertimenti più conosciuto al mondo, Disneyland. Nel 1966, alla morte del suo ideatore, l'impero Disney si era già esteso in modo sorprendente e il mondo si divideva tra sostenitori e detrattori. L'azienda continua oggi a diffondere il proprio marchio, raggiungendo anche l'Europa con il primo Euro Disney, inaugurato a Parigi nel 1992. La Walt Disney Company racchiude in sé un'intera filosofia di vita, una scuola di pensiero tramandata anche attraverso istituzioni come l'Università Disney, in cui i collaboratori, a tutti i livelli, vengono accuratamente formati secondo una metodologia approvata dall'azienda stessa. Qualità ed eccellenza, precisione e determinazione, efficienza e cordialità a tutti i costi. Angela Nader Sarkis è una delle maggiori esperte mondiali sull'azienda Disney. Conosciuta anche come Gina Nader, è diventata un punto di riferimento ben oltre i confini del Brasile. Formata presso la Walt Disney Company, ha consolidato le sue conoscenze riguardo al suo gruppo grazie a 40 anni di esperienza sul campo e di continuo approfondimento. Gina Nader ha compiuto una ricerca di oltre 40 anni nei meandri della più grande industria del divertimento che l'Occidente abbia mai creato, svelandone tutti i segreti. The New York Times. Questo perciò è in breve quel che troverete contenuto all'interno delle pagine di questo splendido libro, Storia della Disney. Vorrei consigliarvi anche questo bel documentario intitolato Walt Disney e l'Italia, una storia d'amore. Finalmente in DVD Walt Disney e l'Italia, una storia d'amore, il documentario di Marco Spagnoli che illustra il rapporto tra Walt Disney e il nostro paese. La storia d'amore ha inizio nel lontano 1935, con il primo viaggio di Walt in Italia e dura fino ai giorni nostri. Questo prezioso documento contiene una serie di imperdibili testimonianze che vi faranno rivivere momenti indimenticabili della vita e delle opere creative di Walt Disney. Giornalisti, disegnatori, musicisti, stilisti, registi e attori italiani raccontano l'influenza che Walt ha esercitato nel loro immaginario creativo e l'importanza di credere sempre in se stessi e nei propri sogni. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Un artista, un poeta, un uomo che credeva in tutto quello che faceva. Parole di Federico Fellini. Questo è il contenuto del documentario Walt Disney e l'Italia, una storia d'amore. Concludo con questo bel film di John Lee Hancock, ne avevo già parlato in un mio precedente video, Saving Mr. Banks, con uno straordinario Tom Hanks ed un'altrettanto brava Emma Thompson, nei panni di Pamela L. Travers, la scrittrice che ideò il personaggio di Mary Poppins. Saving Mr. Banks ci racconta proprio la storia di come Walt Disney ottenne i diritti per produrre il film Mary Poppins. L'attrice due volte vincitrice dell'Academy Awards Emma Thompson e l'attore due volte premio Oscar Tom Hanks sono i protagonisti del film Disney Saving Mr. Banks, ispirato alla straordinaria storia mai raccontata prima della nascita del classico Disney Mary Poppins. Deciso a mantenere una promessa fatta alle figlie, Walt Disney tenta per 20 anni di ottenere i diritti di utilizzo dell'amato libro di Pamela L. Travers. Forte della sua incredibile visione creativa, Walt fa di tutto per riuscire nell'impresa, ma si scontra con la risoluta intransigenza della scrittrice. Solo quando scaverà nei suoi ricordi di infanzia, Walt capirà il senso delle paure che assillano la scrittrice e insieme riusciranno a dare vita a Mary Poppins, facendone un capolavoro della storia del cinema.
Io ho sempre amato sin da bambino il personaggio interpretato da Dick Van Dyke dello Spazzacamino, che mi ha sempre ispirato un senso di libertà, un personaggio per me magnifico. Vorrei ricordarvi anche un aneddoto di quel pazzo, pazzo in senso buono naturalmente, di Dick Van Dyke. Lui oltre allo Spazzacamino interpretava anche l'anziano figuro, direttore della banca, cattivo, gobbo. Ebbene, tra un ciak e l'altro sul set di Mary Poppins, nei panni di questo triste figuro, direttore della banca ingobbito, Dick Van Dyke fece uno scherzo a un autista di un pullman, ci impiegò 20 minuti a attraversare la strada e nessuno si accorse che era semplicemente Dick Van Dyke travestito, ma ognuno lasciò passare questo povero vecchietto e insomma tra le risate dello staff si divertì anche ogni tanto a organizzare questi scherzetti il caro Dick Van Dyke. In ogni caso Mary Poppins è un altro classico dei film Disney e questo film ci racconta i retroscena legati a quel bel film che è stato Mary Poppins, il documentario Walt Disney e l'Italia, una storia d'amore e in conclusione Storia della Disney, un bel libro per conoscere meglio la storia di Walt Disney e più in generale della compagnia, dell'azienda che è diventata nel corso degli anni Walt Disney. In ogni caso, i consigli di oggi sono questi: Storia della Disney, Walt Disney e l'Italia, una storia d'amore e Saving Mr. Banks. Per oggi concludo, vi rimando al mio prossimo video, vi saluto e lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.